Ciao a tutti, ragazzi. Bentornati al mio angolo di mondo virtuale. Spero che stiate tutti alla grande e che siate pronti per un nuovo capitolo insieme. Oggi, come promesso, vi porto dritti nel cuore di un'avventura. Un'avventura che profuma di basilico fresco, di spezie esotiche e, soprattutto, di amore. Come sapete, mi piace condividere con voi frammenti della mia vita, piccoli pezzi di felicità e qualche segreto ben custodito. Ebbene, oggi è il giorno di uno di quei segreti. Molti di voi mi scrivono spesso, chiedendomi come facciamo io e Burak a mantenere viva la fiamma. Come riusciamo a coltivare un amore così radioso e a superare le piccole sfide quotidiane con un sorriso. Certo, l'amore è il pilastro fondamentale, l'ingrediente segreto che dà sapore a ogni nostra giornata. Ma c'è un piccolo, delizioso dettaglio che finora ho tenuto nascosto. Un dettaglio che riguarda la stanza più accogliente della casa, la cucina. Sì, avete capito bene. Preparatevi perché oggi vi svelerò un lato di Burak che vi lascerà completamente a bocca aperta. Un lato che vi farà capire come mai le nostre cene sono sempre un trionfo di sapori e di risate. Un lato che profuma di felicità. Ma prima di tuffarci nel vivo della storia, come sempre, permettetemi un piccolo promemoria. Se siete nuovi sul mio canale, se vi siete appena uniti alla mia famiglia virtuale, vi invito calorosamente a iscrivervi e ad attivare la campanella. Non vorrei che vi perdiate nemmeno uno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi un sacco di sorprese, idee, consigli e, soprattutto, tantissima allegria. E se siete già iscritti, se siete già parte di questa meravigliosa community, non posso che ringraziarvi di cuore per il vostro sostegno, per i vostri commenti, per il vostro affetto. Siete la mia community preferita, e lo sapete. Ok? Basta chiacchiere. È ora di svelare il mistero. Mettetevi comodi, preparatevi una tazza di tè o un bicchiere di vino, perché la storia che sto per raccontarvi è davvero succulenta. Avete presente quelle coppie che sembrano uscite da una commedia romantica, sempre sorridenti, sempre affiatate, sempre pronte a sostenersi a vicenda? Io e Burak siamo così. Ma non è solo merito del romanticismo, delle cene al lume di candela e delle passeggiate al tramonto. Dietro a tutto questo c'è un uomo che, in realtà, è un supereroe, ai fornelli. Sì, avete capito bene, Burak cucina. Da Dio. Lo so, sembra incredibile, quasi una sceneggiatura inventata di sana pianta. Soprattutto perché, sui social media e quando usciamo insieme con gli amici, sono sempre io quella che si diletta ai fornelli. Quella che sperimenta nuove ricette, quella che si vanta, un po', lo ammetto, delle proprie creazioni culinarie. Sono io che parlo di abbinamenti azzardati, di cotture perfette e di impiattamenti scenografici. Ma la verità è che Burak è un vero e proprio chef, segreto. Un talento nascosto che aspettava solo il momento giusto per rivelarsi. E non parlo di semplici uova strapazzate, stiamo parlando di piatti elaborati, di sapori ricercati, di impiattamenti degni di un ristorante stellato Michelin. Roba da chef stellato, insomma. All'inizio della nostra convivenza, come in molte coppie, ero io a cucinare quasi sempre. Mi piaceva prendermi cura di Burak, preparargli i suoi piatti preferiti, sorprenderlo con qualcosa di nuovo e gustoso. Lo facevo con amore, con dedizione, perché mi riempiva di gioia vederlo felice e soddisfatto a tavola. Burak apprezzava tantissimo i miei sforzi e mi riempiva di complimenti. Mi diceva che ero una cuoca eccezionale, che i miei piatti erano sempre perfetti. Ma un giorno, ahimè, ero particolarmente stanca e stressata dal lavoro. Avevo avuto una giornata pesante, piena di impegni e di scadenze. Non avevo proprio la minima voglia di mettermi ai fornelli, non avevo la forza di affrontare la preparazione di una cena elaborata. Così, con un po' di imbarazzo, gli ho chiesto se per caso gli andava di ordinare qualcosa da asporto. Magari una pizza, o un po' di sushi, giusto per non dover pensare a niente. Ed è stato qui, esattamente in quel momento, che è avvenuto il colpo di scena. Burak, con un sorriso malizioso che gli illuminava gli occhi, mi ha detto: «Ma no, amore, perché ordinare? Stasera cucino io». Io ero un po' scettica, lo ammetto senza problemi. Ero sorpresa, quasi incredula. Avevo sempre pensato che lui non fosse molto interessato alla cucina, che la considerasse un'attività noiosa o, al massimo, un compito da svolgere occasionalmente. Ma mi sono fidata di lui, ho deciso di dargli una possibilità, di lasciargli campo libero e di vedere cosa sarebbe successo. Ragazzi, non potete immaginare la mia sorpresa.
mentre io mi rilassavo sul divano con un bicchiere di vino, leggendo un libro e cercando di scaricare la tensione della giornata. Dalla cucina provenivano profumi deliziosi, aromi invitanti che mi solleticavano il naso e mi facevano venire l'acquolina in bocca. Burak si muoveva con una grazia e una precisione che mi hanno lasciata a bocca aperta. Sembrava un ballerino in una coreografia perfetta. Tagliava le verdure con una velocità impressionante, le affettava con una precisione millimetrica. Mescolava gli ingredienti con gesti sicuri, dosava le spezie con la maestria di un alchimista, assaggiava le salse con un'aria davvero intenditore, proprio come uno chef professionista. Quando la cena è stata pronta, quando Burak mi ha invitata a sedermi a tavola, sono rimasta senza parole. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Aveva preparato un risotto ai funghi porcini con una mantecatura perfetta, cremoso e profumato, seguito da un filetto al pepe verde con una salsa da leccarsi i baffi, intensa e avvolgente. L'impiattamento era degno di un ristorante stellato Michelin, curato nei minimi dettagli, con un'attenzione maniacale alla presentazione. Sembrava un'opera d'arte. E il sapore? Beh, che ve lo dico a fare. Era tutto semplicemente squisito. Perfetto! Un'esplosione di sapori in bocca, un'armonia di profumi che mi ha letteralmente conquistata. Da quella sera, la mia vita è cambiata per sempre. Ho scoperto che Burak non solo è un compagno fantastico, un uomo meraviglioso, ma anche un cuoco eccezionale, un talento incredibile. Ora, immagino che vi stiate chiedendo, ma come mai non lo hai mai detto prima? Perché hai tenuto nascosto questo segreto per tutto questo tempo? Beh, la verità è che Burak è un po' timido, un po' riservato. Non ama mettersi in mostra, non gli piace essere al centro dell'attenzione. Preferisce cucinare in silenzio, senza clamore, per farmi una sorpresa e dimostrarmi il suo amore, la sua dedizione. È un gesto così dolce, così premuroso, che mi scioglie ogni volta. Un modo per dirmi ti amo senza usare le parole. E poi, diciamocelo, un po' di competizione in cucina fa bene alla coppia. Mantiene viva la scintilla, stimola la creatività, aggiunge un pizzico di pepe alla nostra relazione. Ora ci sfidiamo spesso a preparare piatti sempre più elaborati e creativi. Cerchiamo di superare i nostri limiti, di sperimentare nuovi sapori, di stupirci a vicenda. È diventato un gioco divertente e stimolante che rafforza ancora di più il nostro legame, che ci unisce ancora di più. La cosa più incredibile, la cosa che mi lascia ancora oggi senza parole, è che Burak non ha mai frequentato corsi di cucina, non ha mai lavorato in un ristorante, non ha mai avuto un maestro. Ha imparato tutto da solo, leggendo libri di cucina, guardando video tutorial su YouTube, sperimentando nuove ricette, mettendo in pratica i consigli degli chef più famosi. È un autodidatta geniale, un talento naturale che ha saputo coltivare con passione e dedizione. Cosa cucina di solito? Beh, il suo repertorio è vastissimo. Potrei scrivere un libro intero solo per elencare tutti i piatti che sa preparare. È un maestro nella preparazione dei primi piatti, soprattutto risotti e paste fresche fatte in casa. La sua pasta all'uovo è divina, i suoi ravioli sono un capolavoro, il suo ragù è una poesia. Ama sperimentare con le spezie e creare sapori esotici, unendo ingredienti provenienti da culture diverse. È bravissimo anche con la carne e il pesce, che cucina sempre alla perfezione. La sua carne è sempre tenera e succosa, il suo pesce è sempre fresco e saporito. E i dolci? Non ne parliamo nemmeno. I suoi tiramisù e le sue crostate sono una vera delizia per il palato, un peccato di gola a cui è impossibile resistere. Naturalmente, non vi lascerò solo con queste parole. So che siete curiosi di vedere Burak all'opera, di ammirare la sua abilità e la sua passione per la cucina. Per questo, ho preparato un piccolo video con alcuni spezzoni di Burak mentre cucina. Potrete vedere con i vostri occhi come si muove con disinvoltura tra pentole e padelle, come taglia le verdure con precisione, come impiatta i piatti con cura. Potrete sentire il profumo dei suoi piatti, assaporare la sua creatività, ammirare il suo talento. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia sorpreso. Spero che vi abbia fatto capire che dietro ogni persona c'è sempre qualcosa di inaspettato da scoprire, un talento nascosto che aspetta solo di essere svelato. E spero che vi abbia ispirato a sperimentare in cucina, a provare nuove ricette, a condividere la vostra passione con le persone che amate. Quindi, ricapitolando, ho scoperto che Burak è un cuoco eccezionale. La nostra convivenza è diventata ancora più divertente e stimolante e la competizione in cucina fa bene alla coppia. Chi l'avrebbe mai detto? Grazie mille per aver guardato questo video.
Spero che vi siate divertiti tanto quanto io mi sono divertita a realizzarlo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo segreto svelato e se anche voi avete un asso nella manica che non avete mai rivelato. Sono curiosa di leggere le vostre storie. E ora, non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi sprona a creare contenuti sempre più interessanti e divertenti. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Prometto che ci saranno altre sorprese in serbo per voi. Ciao!